Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel canale Inverter Clima. Sul banco abbiamo una scheda Green Inverter, unità esterna, il marchio GRI, eccolo qui, riconosciuta con questo codice. La scheda presentava un problema su questo condensatore ceramico in corto che andremo a vedere poi da dove proviene. In corto. Bene, andiamo a fare una recensione di questa scheda. Dove vedete questi chiavetti marrò è l'entrata del 220 volt, in cui abbiamo la parte di filtraggio. Qui abbiamo una PTC, un relè, un trasformatore che controlla l'alternata corrente, un condensatore microfarad per quanto riguarda lo spunto del ventilatore esterno in AC, dei condensatori che servono per stabilizzare la 300 volt, due ponti diodi che si trovano sul retro, indipendenti tra di loro perché uno è dipendente del MOSFET e a sua volta il MOSFET è dipendente dall'IPM, mentre l'altro ponte diodo servirà per la 300 volt, raddrizzare la 300 volt sul power supply, che a sua volta manderà lo switch al trasformatore per il secondario. Qui abbiamo dei vari connettori per le sonde, il pin per la comunicazione, in cui riconosciamo gli optisolatori che fanno sempre da tramite sulla comunicazione, il processore che controlla tutta la scheda, le tre uscite dell'IPM UVW, e qui abbiamo il controllo del MOSFET in questa sezione, dove ho trovato questo condensatore ceramico di protezione in corto che è stato sostituito in pratica con questo qua. Per quanto riguarda il power supply, che eccolo lì, top 243i, qui abbiamo un regolatore di voltaggio 7805 in uscita e 78015 in uscita, questo qua. Qui ne abbiamo un altro che è un 78015, anche questo però dà l'alimentazione della 15 volt sull'IPM, mentre questo qua, sempre un 15 volt, dà alimentazione al gate del MOSFET che si trova qui sotto, che a sua volta viene gestito da questi optisolatori che vediamo qui, che a sua volta vengono gestiti dal microprocessore. Bene, funziona che il processore manda il segnale all'optisolatore che a sua volta andrà a gestire i transistor che abbiamo qui, che andranno a gestire il MOSFET. Il MOSFET switcherà, lavorerà per l'IPM che abbiamo qui sotto, che è questo. Questo qua. L'IPM ha le tre classiche uscite in cui andranno a gestire il compressore, o meglio i giri del compressore. Bene, scheda alimentata, andiamo a fare dei test. Andiamo direttamente sul power, dobbiamo trovare la 300 volt tra il piedino 5 e il piedino 7. Consiglio di scaricare il datasheet per fare dei test su questo power.
Quindi per quanto riguarda il source possiamo mettere anche il puntale qui sopra tranquillamente, e il piedino numero 7 dovremmo avere la 300 volt. Andiamo adesso sul piedino numero 1 in cui abbiamo il controllo dell'accensione del power che è 5,8 volt. Importante queste due resistenze andare a testare l'uscita che va su questo power. Abbiamo la R402 1,3 volt e la R401 2,5 volt. Possiamo testare l'uscita di questo regolatore di voltaggio che è 5 volt, difatti la 15 volt su questo, ok, e la 15 su questo regolatore, ok. Sul processore dovremmo trovare i 3,2 volt, ok, perfetto. Ok, adesso andiamo a vedere il problema di questo condensatore ceramico che era in corto ed è stato sostituito. Sono condensatori di protezione, ok, dicevo sono condensatori di protezione che è stato sostituito e che manda la 15 volt su questa resistenza, queste due resistenze, di cui l'optisolatore se ne serve per far switchare il MOSFET. Adesso io non ho smontato il MOSFET, non ho smontato i transistor che poi gestiscono il gate del MOSFET, ma se dovesse risaltare questo condensatore ceramico si devono sostituire sia i transistor che il MOSFET, ok? Anche se il MOSFET smontandolo si può fare il test sul banco, anche i transistor si possono testare, ma se dovesse succedere di nuovo allora a questo punto si sostituiscono i transistor e il MOSFET direttamente. Ripeto, si possono smontare e testare sul banco. Per quanto riguarda invece gli fotoaccoppiatori che vediamo qui, sono stati testati qui sul banco, risultano ok, anche le resistenze, le 6 resistenze risultano ok, quindi rimane solamente i due transistor e il MOSFET. Questo è il problema che è stato rilevato su questa scheda al momento. Bene, andiamo a vedere le uscite sul secondario. Abbiamo 18 volt, sul diodo D405 e 18 volt su D406. Su D404 abbiamo la 12 volt. Bene, controllo veloce dell'IPM, piedino 1, 2, 3, 0,2 volt, 4, 3,2 volt. Questo è il controllo del processore. Piedino numero 5, 15 volt. Questi sono i segnali che arrivano dal processore per il controllo dei MOSFET interni degli IPM, quindi dovrebbero essere 6 in tutto, 2, 3, questo è GND,
ritorniamo sulla 15 volt, altri 3 segnali del processore e possiamo riconoscere dalla 0,02. Possiamo anche mettere in millivolt, eh? 1,8 millivolt, ok, 2 millivolt, 1,9 millivolt. Possiamo anche riconoscerli in questo modo. Se tra questi segnali, questi 6 segnali che abbiamo visto, non risultano millivolt, allora a questo punto significa che la linea è interrotta, ok? Per quanto riguarda la comunicazione, non possiamo vedere nessuna oscillazione perché manca la scheda interna. Quindi tra neutro e comunicazione abbiamo 1,8 volt in DC, ma ripeto, manca la scheda interna. Ma possiamo andare a controllare il voltaggio tra L e N, troviamo ovviamente la 220 volt, ok? Ma passando poi questi diodi e queste resistenze c'è una caduta di tensione. Noi andremo a vedere la caduta, ovviamente metteremo in DC perché abbiamo il raddrizzamento dei diodi. Tra L e la comunicazione abbiamo 134 volt in cui si appoggia la comunicazione degli optisolatori. Ovviamente si appoggia la parte di alto voltaggio che possiamo vedere qui, 135 volt in uscita, ok. In entrata, in cui il processore manda i segnali, abbiamo 1,1 volt. 1,1 volt. Ovviamente questo è il TX ricevitore, è l'optisolatore che riceve, e da questo lato invece abbiamo i 3,2 volt. Su questo optisolatore riceverà i dati dall'unità interna, dal processore interno, che trasmetterà, perché questo lato è trasmettitore, e li trasmetterà a questo processore. A sua volta questo processore riceve e trasmette su questo optisolatore, che a sua volta trasmetterà i dati al processore dell'unità interna. Gli optisolatori si suddividono in questo modo: la parte di bassa tensione e la parte di alta tensione da questo lato, ok? In cui sfruttano un voltaggio più alto proprio per poter trasmettere i dati a una lontananza più lontana, cioè fino dove sta il processore dell'unità interna. Bene, detto questo ragazzi, il video finisce qua. Da Mimmo Refriger questo è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, importantissimo ragazzi, perché ultimamente vedo che il 60% che guardano i video, che visitano il canale, non sono iscritti al canale, e per me è importante, anzi importantissimo, perché grazie agli iscritti il canale va avanti. Più iscritti siamo, più visualizzazione al canale, più si ha motivo di andare avanti.
ok? Bene, da Memory Frigger questo è tutto, spero che anche questo video sia stato utile. Un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.